Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte di luglio 2024. Abbiamo la carta della morte, amici dei pesci. Periodo di rinascita, periodo di fine anche, fine di certi modi di pensare, fine di certi atteggiamenti, di certe situazioni, dinamiche e per qualcuno magari anche di qualche relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024 e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia, le relazioni di coppia. Io vi dirò l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda nello specifico le letture di single, lavoro piuttosto che famiglia, usciranno più avanti e sono le letture a 3 scelte. Le potete poi integrare con queste letture. Allora, andiamo a vedere il movimento energetico per i primi 10 giorni. Vi ricordo che per le relazioni nello specifico usciranno la prossima settimana e intendo relazioni romantiche. Ok, allora, partiamo con 3 bellissime carte, devo dire, ragazzi. 10 di denari, ruota della fortuna e giustizia. Re di denari. Regina di coppe, 5 di spade. E 6 di spade. Allora, la prima settimana di luglio, ragazzi, devo dire che non è per niente male, anzi, a vederla così sembra che potrebbe arrivare come un cambio inaspettato, un cambio imprevisto. Per qualcuno si tratta di qualche tipo di contratto, magari lavorativo, potrebbe essere qualche premio anche, qualche vincita in denaro, qualche premio magari inaspettato al lavoro o magari è aspettato. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 3 di denari. Giudizio, 3 di pentacoli e imperatrice. Sì, io sento come se si partisse da un gruppo che per qualcuno fa riferimento alla famiglia, per qualcuno potrebbe essere il lavoro, per qualcuno un gruppo inerente a un progetto nuovo e per qualcun altro, ragazzi, è una relazione del passato. Abbiamo anche un asso di spade. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Tre di spade. Come l'idea che potrebbe esserci un cambio di qualche dinamica.
Il 3 di spade, ragazzi, di solito è una ferita ancora aperta. 3 4 di spade che ha bisogno di guarire. Per qualcuno vi dirò che tra giudizio e ruota della fortuna potrebbe essere un movimento karmico, quello del prossimo 2-3 settimane, diciamo da fine giugno fino al 20 di luglio, così potrebbe esserci questo movimento energetico. E qui ho come la sensazione che ci sia qualche cosa da guarire, qualche ferita da curare. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo il carro e un 10 di bastoni. C'è come la voglia di muoversi da qualche tipo di situazione perché probabilmente la si vuole regolarizzare, come se si volesse andare avanti nel regolarizzare qualche cosa. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di questioni burocratiche. È come se si volesse firmare un contratto, come se si volesse stabilire un certo ordine, una certa regola, perché qui col 10 di bastoni qualcosa mi dice che vi state sobbarcando di responsabilità che non sono vostre. Andiamo a vedere il re di denari. Imperatore e asso di spade che aveva fatto capolino prima. Allora, devo dire che ho tanto la sensazione che queste due figure rappresentino effettivamente una persona più che un'energia. Ho come l'idea che potrebbe essere un capo o un padre o anche il partner, adesso lì dipende da come vibra a voi la lettura. Io credo che qui ci sia un qualche tipo di, chiamiamolo problema, ma non è un problema, qualche tipo di difficoltà, ecco, meglio detto, a livello di comunicazione. Come comunicare all'altra persona che questa cosa non la voglio più fare, che voglio togliermi questa responsabilità, che questo che la colpa di quello che è successo, ipotesi, non è mia, cose perché comunque qualche cosa è successo con questo, o meglio, andrà a succedere con questo 3 di spade e il 4 di spade. Però potrebbe anche essere che sia già successo tanto in passato, no? Tipo già giugno, maggio. C'è come una qualche difficoltà a luglio nel comunicare con questa persona. Andiamo a vedere la regina di coppe. Dieci di spade. Perché la regina di coppe mi dà come la sensazione che in realtà poi nella seconda parte della lettura, infatti abbiamo anche l'otto di coppe, ci sia come un farsi delle domande un po' più profonde, no? Abbiamo l'otto di coppe, c'è come una sorta di autoanalisi, una sorta di ricerca dentro se stessi per capire come migliorare la situazione, come migliorare la relazione, come cambiare. Sento che per certi versi le cose cambieranno sì o sì perché avete comunque la ruota della fortuna e normalmente, anche se la ruota della fortuna è una carta molto positiva, però ogni tipo di cambio porta in qualche modo un po' di sacrificio, un po' di sofferenza, un po' di perdita, no? Perché anche se cambiate lavoro, comunque vi lasciate indietro i vostri ex colleghi, le abitudini, il baretto magari dove andavate tutte le mattine. Quindi è un po' anche associato a quello. Andiamo a vedere però il 5 di spade, la forza. Guardate, sono due carte che mi parlano e asso di pentacoli. Datemi un'altra carta per l'asso di pentacoli. Sono due carte queste che mi parlano, anche l'asso in realtà,
di terzo chakra. E qui abbiamo come se fosse una sorta di lotta interna, è una carta collegata all'ego, e siccome anche la carta della forza è collegata al terzo chakra e l'ego è del terzo chakra, come la sensazione che ci sia più una questione di volontà nell'andare avanti in questa situazione, in questa relazione. È come se si partisse da un momento sereno con dei progetti nuovi, poi all'improvviso qui cambiano delle dinamiche e ci sia come questa difficoltà a capire da che parte si va e a comunicare con l'altra persona sul magari come vi sentite, su quello che volete fare, anche perché voi non ce l'avete tanto ben chiaro in testa, quindi dire all'altro che cosa volete fare diventa un po' difficile, però sento che comunque, diciamo così, la buona volontà di andare avanti c'è. Andiamo al 6 di spade. Morte, mago e sole. Allora, qui abbiamo un 5 e qui un 6 di spade girato al contrario, come se non volesse, come se fosse un 5 e mezzo, mi viene da dire. C'è da lasciarsi indietro questi schemi di comportamento, di pensiero, ragazzi, ma anche di comportamento col 5 di spade. Il 5 di spade è una di quelle carte che vuole aver ragione. Ho ragione io, e ci si perde poi alla fine nelle discussioni senza in realtà trovare una soluzione ehm, congrua, una soluzione concreta. Infatti qui l'asso di pentacoli è girato al contrario, no? Come se alla fine, vi dirò, in questi 15 giorni, tra il cambio, tra la difficoltà nella comunicazione, ci fossero tante, tra virgolette, lotte tra voi e l'altra persona, o per questa situazione magari di gruppo, perché per qualcuno potrebbe rappresentare appunto la famiglia o una situazione lavorativa, ci saranno come questi battibecchi, come questi screzi o cose di questo genere, semplicemente perché primo avete le idee un po' confuse, secondo avete difficoltà o magari avete bisogno di cambiare un pochettino il vostro modo di comunicare. Tenete presente che l'asso di spade, la spada, taglia. Probabilmente avete un modo duro di dire le cose e magari basterebbe addolcire un po' la pillola per farmi capire, no? Ecco, questo modo di fare è come se in qualche modo vi impedisse di concretizzare quello che voi volete. E qui queste carte vi consigliano, proprio per far arrivare questo mago, che è la carta di manifestazione, e il sole, che è la carta dell'espansione, bisogna prima tagliare con i rami secchi. E di che rami secchi si tratta? Il 6 di spade è legato alle credenze limitanti. Quindi io qui sento che, ragazzi, avete bisogno proprio di tagliare con certi schemi di comportamento del 5 di spade, gli schemi egoici. Chi se ne frega di chi ha ragione? Come facciamo per risolvere il problema? Tanto non vi cambia la vita, il problema resta da risolvere, che abbiate ragione o no, non importa, il problema resta lì. Quindi non sprechiamo neanche energia nel c'ho ragione io, cioè te l'avevo detto, e se avessi fatto così, e se avessi fatto... Non importa, non importa. Ognuno impara per il proprio, diciamo, livello di evoluzione che ha nel momento specifico in cui succedono le cose, per cui ognuno ha la propria strada. E qui, secondo me, il punto, il sunto è un pochettino quello. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Wow, 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 wow. Innocenza, che è la carta del sole, e pienezza, che è un asso di denari. Io sento che le cose non saranno malaccio. Forse bisogna pulire un pochettino la testa, come vi dicevo, ma arriva questa ruota della fortuna e con la morte, dopo la morte, c'è sempre una rigenerazione. È vero che si passa comunque da una sofferenza per i motivi che vi ho detto prima, però ragazzi, qui abbiamo la carta del sole, che in questo mazzo viene chiamata l'innocenza, come per dirvi di guardare la vita con la saggezza di tutti i vostri anni, di tutte le esperienze passate, ma con l'innocenza di un bambino che è rapito dalle cose più semplici della vita, cioè come dall'osservare un grillo. E poi abbiamo questa carta che è la pienezza.
e quindi è un qualche cosa che è pieno. Tenete presente che anche l'asso di denari, come la ruota della fortuna, molte volte parla di un dono, di una strada che si apre. Qui siete voi che pulendo i pensieri permettete a questo asso di girarsi. Andiamo a vedere ancora un koan, messaggio di meditazione buddista. Questi koan in origine erano tavole di legno incise dai monaci buddisti ed erano tavole che venivano consegnate ai discepoli e sulle quali il discepolo doveva meditare tutta la giornata e poi la sera andava a fare il resoconto al maestro. Trovare te stesso è perdere te stesso. Oh, che bella! E un altro modo di dirla è com'è che si dice? Per riuscire a trovarti, prima devi perderti, che è un po' la stessa cosa, no? Ci sono quei momenti di non so più dove sono, mi sono perso, sono in un punto cieco della mia vita, dove vado, che cosa faccio? Però finché non arrivo in quel punto è difficile riuscire a trovare la nostra vera essenza, il sole. Parla di bambino interiore anche, eh? Che cosa volete manifestare voi nella vita? Quali sono i vostri obiettivi di vita? Che cosa vi sarebbe piaciuto fare quando eravate bambini? Che cosa vi faceva volare via il tempo quando eravate bambini? Perché poi il nostro scopo di vita, la missione, la vocazione è un po' lì intorno, no? Bueno, non è proprio così, comunque ha a che fare anche quello. Allora, senza pensieri dominati dall'ansia, il fare viene dall'essere. Anche qui essenza mi viene da dirvi. Ce la faccio fare questo, ce la faccio fare quell'altro, questo lo devo fare io, questo gli altri se lo aspettano. Bellissime carte, devo dire, amici dei pesci. Fatemi sapere se ci sono stati spunti interessanti nella lettura con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete prenotare una sessione privata con me, potete scrivermi una mail oppure potete abbonarvi al canale e all'interno del canale c'è come un percorso di crescita, è come se fosse una scuola di magia bianca, ragazzi. Quindi si tratta di lavorare dentro di noi, tutti i nostri pensieri, le nostre emozioni negativi, liberarci da queste cose pesanti che non servono più, al fine di manifestare una realtà migliore per noi, quella che vogliamo, ok? Bene, andate a curiosare se avete piacere nelle playlist, ci sono comunque i titoli dei video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!